trovo ancora una volta a bordo della silenziosissima BMW iX3 per scoprire un po' la sua tecnologia di bordo in questo specifico video focus come quelli che vi portiamo di consueto sul nostro canale dopo averla provata nei nostri test drive. Tecnologia ricchissima, condivisa in parte anche con la sorella motore termico, benzina o diesel BMW X3, quindi non esitiamo ancora, andiamo a scoprirla subito. Scopriamo subito questo sistema infotainment perché abbiamo uno schermo qui in alto da 10,25 con un rotore ma è anche touch, come vedremo a breve, però andiamo sulla casetta della home e abbiamo i pulsanti accanto al rotore centrale, il manopolone, quindi l'accesso rapido ai media, alle comunicazioni, al menu, alla mappa, al navigatore, alle opzioni di questa vettura, ma anche per tornare indietro. Inoltre il rotore ci permette di ruotarlo o anche usarlo come un joypad, come con le freccette. Ma direi appunto che clicchiamo su menu dove ci troviamo attualmente. Questa è la home page con 3 widget, abbiamo il navigatore, abbiamo anche la radio, in generale i media e le comunicazioni come per esempio i telefoni. Andando ancora a destra, la seconda pagina della home page ci mostra i valori della vettura di media, quindi il trip, in basso il traffico e sulla destra abbiamo anche praticamente penso i gesti perché mi sono semplicemente avvicinato e ci mostra anche la bussola e il nostro indirizzo attuale. Inoltre nell'ultima pagina ci mostra la data con l'orario, il luogo dove ci troviamo con la temperatura e anche delle news. Ma torniamo sull'home page, scopriamo innanzitutto i media andandoli a selezionare. Abbiamo in primis la radio, quindi con tutte le stazioni. Sulla sinistra abbiamo il titolo, in questo caso del brano che sta mandando in onda la stazione tramite la radio digitale DAB, l'immagine dell'album magari con anche il logo della stazione radio, la lista completa. Andando a destra abbiamo il pulsante per memorizzare la stazione, per fare una ricerca manuale sulle singole frequenze, il programma DAB con la programmazione della stazione radio, lo zoom per avere un'immagine più ingrandita e anche le impostazioni dell'audio, che sono impostazioni su alti, bassi, il bilanciamento tra sinistra e destra, il fader tra l'anteriore e il posteriore, le impostazioni del volume, quindi la regolazione in base alla velocità automatica, la riduzione del volume di media e radio in presenza di chiamate ad esempio, quindi forte, medio o debole, o anche il volume dei sensori di parcheggio, un gong per un messaggio o un'avvertenza. Abbiamo il pulsante per resettare le impostazioni audio iniziali, la conferma acustica del touch perché non abbiamo un feedback aptico, ma vi consiglio in generale di usare il rotore perché è molto più sicuro alla guida, e anche il touchpad. Torniamo indietro. Queste quindi erano le impostazioni, ma non solo, queste sono le stazioni ricevute. Abbiamo Connected Music, quindi tramite la connessione della vettura, Spotify installato, l'audio Bluetooth che scopriremo in un video successivo, lo screen mirroring, i dispositivi mobili che scopriremo anch'essi su un tutorial per come collegare lo smartphone via Bluetooth a questa vettura, e anche la personalizzazione del menu per vedere e decidere cosa visualizzare sul menu dei media. Andiamo alle comunicazioni. Abbiamo i contatti, quindi la lista dei contatti se connettiamo un telefono, il telefono stesso con la tastiera per fare le chiamate, i dispositivi mobili, BMW Assistant, i messaggi di BMW e anche la personalizzazione per decidere cosa visualizzare, per esempio anche gli SMS. Nav e il navigatore, quindi con la mappa in grande. Innanzitutto in ricerca possiamo andare a digitare in questa maniera o anche con le lettere. Come vedete ho digitato BA sul touchpad che ha preso M, però in realtà intendevo la R, la colpa è la mia che non so scrivere. Ma oltre a questo possiamo usare questo rotore virtuale o cercare per punti di interesse, ristoranti, farmacie, supermercati e quant'altro. Le mie destinazioni, quindi casa o lavoro ad esempio, definire un indirizzo in generale, l'inserimento di un indirizzo per stato, città, via, numero civico e avvia guida alla destinazione, e anche le destinazioni ricevute tramite l'app My BMW. Questa è la mappa in grande, possiamo decidere la visualizzazione cliccando qui, una visuale zenitale con il nord puntato in alto, una visuale a volo d'uccello, quindi un 3D praticamente, e qui c'è la scala. Ma torniamo indietro. Andando a destra invece possiamo attivare le informazioni del traffico, visualizzarle, o anche una mappa tematica, come ad esempio la mappa di parcheggio del meteo. Ancora, configura mappa per visualizzare per esempio il senso di marcia, l'orientamento a nord in prospettiva, lo zoom manuale automatico, i punti di interesse, il flusso del traffico, gli eventi, l'autonomia, l'indicazione della guida alla destinazione e tanto altro. Altre impostazioni ci mostrano inoltre la visualizzazione automatica, questa è la modalità notturna e questa è quella diurna, la lasciamo in auto, lo stile della mappa standard o alternativo, però ci piace standard per adesso, le proposte di parcheggio e ricarica, la modalità essenziale della mappa con gli elementi non rilevanti nascosti e i punti di interesse sulla mappa.
Possiamo configurare i servizi, informazioni sul traffico, destinazioni online, parcheggio, proposte del percorso online, mappa adattiva, aggiornamento mappa, mappa meteo, navigazione adattiva, i criteri del percorso, ad esempio. Possiamo confermare ad esempio una guida alla destinazione rapida, breve o efficiente, una guida alla destinazione dinamica, in automatico con conferma o off, adeguato alle condizioni attuali del traffico. Possiamo provare, intraprendere percorsi con autostrade, pedaggi, traghetti, autotreni, evita vignette o aree da evitare. La guida alla destinazione applica automaticamente le indicazioni vocali, la vista degli incroci in 3D, maggiori informazioni e il traffico in anteprima del percorso, la modalità demo e l'aggiornamento delle mappe. Oltre a questo, le impostazioni, le abbiamo viste. Abbiamo anche la modalità split screen per avere appunto uno split screen attivo o disattivato con la mappa e altre info. Ma torniamo indietro. Torniamo nella home, andiamo a car che ci mostra le impostazioni della vettura, le informazioni di marcia con i dati di viaggio, quindi i valori a partire dal 5 maggio 2021 con i consumi medi e la velocità media. I display sportivi ci mostra la forza G, i newton metro, i kilowatt, anche i giri minuto o anche la temperatura del pacco batteria in questo caso perché non abbiamo appunto l'acqua. Abbiamo un'efficienza di uno stile di guida con un voto di 5 su 5 grazie al cielo per quanto riguarda la previsione e l'accelerazione, quindi l'utilizzo del gas e anche del freno nella modalità di frenata rigenerativa e anche l'impiego dell'energia. Con l'autonomia attuale, potenzialmente senza l'aria condizionata guadagneremmo 29 km. Inoltre abbiamo lo stato della vettura, è tutto ok con pressione pneumatici, il check e anche gli interventi di manutenzione. La pianificazione della ricarica e della climatizzazione. Possiamo avere quindi impostazioni per sbloccare il cavo, la limitazione della corrente, il piano di partenza, la climatizzazione per la partenza e anche delle impostazioni per la ricarica a corrente alternata, in corrente continua, sblocca il cavo di ricarica al termine e sblocca costantemente lo sportello della presa di ricarica. Può essere aperto e chiuso anche con la vettura chiusa? Beh, direi proprio di no, perché lo vogliamo tenere chiuso se la vettura è appunto chiusa anch'essa, non vogliamo lasciare lo sportellino. Inoltre abbiamo l'obiettivo di ricarica se magari la vogliamo tenere all'80 e non al 100% per preservare la vita del pacco batterie. Le impostazioni generali, come ad esempio data e ora, con l'ora automatica, il formato e il formato della data, la lingua, l'assistente personale con il controllo vocale, riconoscimento vocale online, fornitore terzo, risposta durante l'emissione vocale, la parola di attivazione, la lunghezza della risposta, le relazioni salvate, chiama mamma, chiama papà, eccetera, lingua di dettatura. Inoltre abbiamo il display delle notifiche per quanto riguarda i passeggeri a bordo e il non disturbare, e la guida con le istruzioni del voice control. Le unità di misura: consumo di corrente kWh su 100 km, km per kWh, miglia per kWh, vedete sono tantissime, la distanza in chilometri o miglia, la potenza in kWh o cavalli vapore, la coppia motrice in newton metro o foot per libra o chilogrammi metro, la pressione in bar o PSI o kPa, la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit. Audio, le impostazioni le abbiamo viste prima, quindi torniamo indietro. Touchpad, inserimento caratteri, la mappa, i campi di ricerca e la conferma acustica, quindi il controllo con il rotore che si chiama appunto touchpad. Driver attention camera, che è il sensore che vi farò vedere a breve per l'attenzione del guidatore, i pop-up, come ad esempio il tasto modalità di guida, ci mostra appunto in cosa stiamo passando, la climatizzazione e l'obiettivo di ricarica modificato. A tal proposito accendo un attimo la vettura per farvi vedere un attimo. Se io passo in sport, mi passa appunto in modalità sport, che può essere standard o individual, configurata per avere lo sterzo sportivo confortevole, la risposta del motore sportivo confortevole e il reset. Inoltre vado su comfort ed è quella standard con un assetto equilibrato, e in Eco Pro, che è quella che permette migliori consumi, abbiamo standard, individual o una configurazione dell'individual con un limite dell'Eco Pro, un'avvertenza a 130 km/h, riscaldamento dei sedili Eco Pro, climatizzazione, luce e visibilità Eco Pro, quindi più efficienti, lo sterzo è in comfort o sportivo e anche il reset. Ma torniamo dove eravamo, praticamente sulla macchina. Anzi, prima di questo voglio mostrarvi anche un po' la retrocamera, piede sul freno ovviamente, freno elettrico inserito, abbiamo le griglie dinamiche, attualmente sono ovviamente parcheggiato, i sensori, la previsione per quanto riguarda anche i sensori di parcheggio anteriori, l'assistenza al parcheggio, l'assistenza alla retromarcia, l'immagine della camera con le sue impostazioni con contrasto, luminosità, le linee dinamiche, l'indicazione in 3D degli ostacoli,
e anche le impostazioni stesse con l'attivazione automatica del PDC, quindi i sensori di parcheggio, praticamente il riconoscimento di un parcheggio, la frenata d'emergenza durante anche il parcheggio in retromarcia, emergenza posteriore laterale, l'assistenza al parcheggio con un segnale acustico per i sensori, l'avvertimento del traffico trasversale e anche il volume dei sensori di parcheggio. Torniamo in P, teniamo sempre comunque l'e-brake e spegniamo la vettura. Torniamo un po' sul menu perché eravamo anzi nello specifico su Car, che quindi torniamo proprio su Car. Abbiamo appunto le impostazioni che abbiamo visto, le modalità di guida le abbiamo viste poco fa. Le impostazioni generali erano quelle, eravamo arrivati ai pop-up, ma anche abbiamo i primi passi per configurare inizialmente la vettura, il recupero per quanto riguarda in drive con la frenata rigenerativa, l'avvertimento della velocità, attivato, disattivato, con anche la scelta di chilometro in chilometro orario, l'assistenza per la soglia di attenzione, una pausa consigliata standard, ma anche se vogliamo può essere sensibile o spenta, servizio di parcheggio assistito, il reset dei dati di viaggio, la protezione dei dati, i dispositivi mobili, la ricarica wireless che può essere attivata, anche un promemoria se ce la stiamo dimenticando e quant'altro. Le modalità di guida le abbiamo viste, illuminazione esterna, 3 volte per il segnale di svolta, la circolazione che può essere a destra e sinistra, quindi in caso un paese anglofono ad esempio, le luci di benvenuto e di commiato, l'illuminazione delle maniglie e anche il light carpet, quindi come vedete l'illuminazione sotto porta, le luci all'arrivo, il coming home 20 secondi accese, assistenza alla guida. Abbiamo sicurezza e avvertenze con un avviso di collisione frontale, l'avviso di collisione laterale, l'avviso di abbandono corsia con un intervento sterzante da 70 km/h in poi, l'avviso di cambio corsia con un intervento sterzante e anche la segnalazione di precedenza, quindi leggi i cartelli stradali per quando c'è uno stop o un semaforo oppure la precedenza e noi non ce ne siamo magari accorti. In marcia abbiamo l'assistenza di velocità con anche il riconoscimento dei segnali stradali e l'adattamento automatico praticamente della velocità, utilissimo, io vi consiglio di tenerli tutti attivi con anche l'avviso di superamento della velocità, l'assistenza alla sterzata per la corsia di soccorso e anche, utilissimo tra l'altro, e anche l'assistenza alla guida attiva con l'assisted driving view, quindi dietro il volante. Parcheggio e manovre, abbiamo visto le impostazioni dei sensori di parcheggio, le conferme sul volante con un'intensità forte, media o debole e gli elementi luminosi per quando dobbiamo rimettere le mani sul volante se magari le abbiamo tolte. I display, quadro strumenti che è quello dietro il volante, ci mostra l'area di visualizzazione centrale con la mappa, con un'anteprima del percorso, con un assisted driving view, la velocità se vogliamo anche convertita, le maggiori informazioni, una modalità essenziale e anche l'assistenza alla velocità che abbiamo visto prima. Inoltre il control display, che è questo, possiamo spegnerlo o possiamo aumentare o diminuire la luminosità di notte. Portiere, accesso alla vettura, portellone posteriore, l'apertura, possiamo abbassarla se magari il nostro garage è molto basso, blocca la scadenza del tempo, automaticamente le portiere entro breve se nessuna portiera viene aperta, blocca dopo la partenza, sblocca a fine viaggio, spegni dopo apertura porta, lampeggio blocco sblocco, segnale acustico blocco sblocco, chiudi retrovisore al blocco e chiusura del tetto automatica. Queste erano le impostazioni delle portiere. Inoltre abbiamo l'illuminazione dell'abitacolo con l'ambient light attivo o disattivata, la scelta del colore, queste sono le sue tonalità, sono veramente tante e simpatiche, la luminosità, la luce dinamica, ci sono dei segnali di avvertimento di comfort e anche l'illuminazione ridotta durante la notte, la marcia notturna. Comfort e climatizzazione, abbiamo il riscaldamento e la ventilazione, clima posteriore, le impostazioni standard, il ricircolo in automatico, le regole di climatizzazione. Vediamo un po'. Abbiamo il riscaldamento dei sedili, off, condizioni individuali, sotto 10 gradi e il livello anche di riscaldamento. Climatizzazione supplementare, possiamo attivarla oppure programmarla e pianificarla per una partenza. Infine la configurazione dei tasti della chiave con uno sblocco che appunto va a sbloccare col click solo a porta lato guida o anche tutte le portiere, portellone posteriore o anche le portiere e anche la climatizzazione supplementare. Queste erano le impostazioni, tantissime. Abbiamo il carrying car con i vari filtri per l'abitacolo, i profili del guidatore per ospiti e quant'altro. Possiamo anche configurarne le impostazioni, l'immagine di profilo, il riconoscimento o aggiungerne uno. Infine il libretto di uso e manutenzione con delle guide varie. In app abbiamo l'accesso alle app installate, ad Apple CarPlay, ad Android Auto e al BMW Store. Apple CarPlay l'ho provato wireless e funziona molto bene. E infine, premendo il tasto Option sul rotore centrale, sotto abbiamo l'accesso alla guida, modifica pagine e spegni control display. Inoltre, qui in alto cliccando abbiamo
praticamente dovremmo avere accesso alle notifiche in generale alle informazioni. Qui abbiamo il pulsante home, come possiamo aggiungere ed eliminare una pagina come vedete adesso. Inoltre, tornando sul menu principale, questo è il pulsante per configurare i widget, abbiamo qui in alto la climatizzazione supplementare, la radio e anche il volume che adesso è in muto, il controllo vocale, il profilo e l'orario, ma adesso scopriamo ciò che c'è dietro questo volante. Accendo un attimo la vettura, tanto siamo fermi in park con il freno a mano che metto adesso manualmente, era in automatico. Abbiamo la visualizzazione del grande display da 10,25 pollici. I pulsanti sulla sinistra ci danno accesso al cruise e agli ADAS, i pulsanti sulla destra alle telefonate e ai media, e qui abbiamo la visualizzazione del livello batteria, la velocità, in basso la lettura di cartelli stradali, l'orario, la spia della cintura, attualmente siamo fermi, con anche le cinture acceso-spente. Questo è il radar per la stanchezza del guidatore, e qui abbiamo anche sulla destra invece la marcia inserita, la modalità di guida, la frenata rigenerativa in basso, la temperatura esterna e anche l'utilizzo del power in basso, appunto simmetrico, frenata rigenerativa, utilizzo, varie spie. Qui abbiamo il livello di temperatura, al centro la mappa, ma se io premo sul pulsante qui dietro BC ci mostra la visualizzazione di destra. Diamo uno sguardo, EcoPro, ci mostra i kWh su 100 km, quindi il consumo medio, il totale, Newton metro e kilowatt, quindi abbiamo praticamente una visualizzazione di display sportivi, e anche la forza G, oltre chiaramente alla radio o ai media se siamo connessi diversamente, per tornare infine alla modalità EcoPro. Una tecnologia veramente completa. Ora voglio sapere da voi i vostri commenti qui sotto, scriveteceli, lasciateci un like se questo video vi è piaciuto. Cos'altro? Come fare per restare aggiornati, per esempio, con tutti i nostri prossimi contenuti? Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche. Inoltre seguiteci sul nostro sito e su tutte le piattaforme social su cui ci troviamo digitando semplicemente wedrive.tv.